Salve a tutti. Il video di oggi è semplicemente il racconto della mia giornata del 24 ottobre. Voglio dirvi come il pensiero e di conseguenza le nostre azioni e le attrazioni possono cambiare completamente una giornata e come alcune azioni ripetute nel tempo possano migliorare o peggiorare una vita intera. Da quando ho iniziato il mio percorso di crescita, oltre 10 anni fa, la mia vita è notevolmente migliorata. Grazie a tutte le abilità acquisite nel tempo, riesco ad essere mentalmente lucido in ogni situazione. Riesco a guidare pensieri e azioni in maniera armonica e soprattutto in questi anni ho rimosso dal mio subconscio molte nozioni dannose che mi facevano attrarre cose poco buone. Una delle mie attività principali mi porta a suonare in giro per l'Italia. In 20 anni di attività ho suonato per oltre 300 sposi. Ho lavorato per ogni tipo di festa pubblica e privata. Dalla peggiore sagra della birra fino agli eventi VIP per calciatori, attori e stilisti dalla fama mondiale. Diciamo che conosco bene il settore, pregi e difetti. Un paio di settimane fa mi chiama un futuro sposino che, viste le nuove restrizioni dovute al Covid, decide di dividere la sua festa di nozze portando 30 invitati a pranzo e 30 alla cena, allungando così la sua festa a tutta la giornata. Gli accordi presi in precedenza erano stati decisi per una bellissima festa estiva in una villa favolosa, con un'unica postazione musicale a bordo piscina, e soprattutto per la mezza giornata. Gli faccio presente che nonostante il cambio di orario, dalla mezza alla giornata intera, il prezzo sarebbe rimasto invariato, come mio regalo per le nozze, viste le notevoli difficoltà che stavano passando per unirsi in matrimonio. Fatto questo, telefono ai miei collaboratori che avrebbero partecipato al matrimonio con me, avvertendoli del cambiamento di programma, e gli faccio presente che, nonostante il prezzo fosse rimasto invariato, li avrei pagati per l'intera giornata, visto comunque l'impegno necessario. Sia chiaro, dai miei collaboratori pretendo serietà e professionalità, che viene pagata profumatamente ogni qualvolta che lavorano con me. La sera del 23, ovvero il giorno prima del matrimonio, iniziano i problemi. Non vi starò a illustrare passo passo le dinamiche, ma uno dei miei collaboratori, con una scusa banale, non vuole più partecipare all'evento. E personalmente, quando sento odore di scuse inventate, la mia infinita pazienza e comprensione inizia a vacillare. Devo dire che già dopo quella chiamata iniziavo a covare pensieri non troppo piacevoli e tra tutte le cose accumulate nella giornata ho lasciato i pensieri vagare senza troppo controllo. La mattina del 24 mi preparo e ricevo la chiamata di un altro collaboratore che per problemi vari dovrà ritardare l'arrivo, facendomi slittare tutta la preparazione per la cerimonia di 30 minuti. A quel punto sono veramente esploso. Rabbia per la superficialità dei miei colleghi, paura di arrivare in ritardo ad un evento importante di cui mi sono fatto carico professionalmente. Non ho avuto tempo, voglia e modo di rallentare il flusso dei pensieri negativi come solitamente faccio. Arrivato il collega ritardatario, prendo il furgone e mi sono lanciato verso la chiesa per suonare la marcia nuziale ai futuri sposini. Quando sono arrivato, tutti gli invitati erano già sull'ingresso della chiesa, i parcheggi tutti già occupati, visto il mio ritardo. Quindi metto le 4 frecce, inizio a scaricare la strumentazione musicale in fretta e furia e mentre faccio questo urto uno stativo metallico e il mio dito indice della mano sinistra inizia a gocciolare una quantità di sangue non indifferente. Il dolore lancinante mi risveglia dal loop di pensieri negativi che stavo attraversando, ma era già troppo tardi. Grazie alla prontezza del mio collega evito di sporcarmi la camicia, riusciamo ad entrare in chiesa tramite un ingresso laterale e piano piano montiamo la strumentazione per la cerimonia. Il parroco, gentilissimo, riesce a farmi disinfettare il dito e fortunatamente mi riesce a bloccare temporaneamente il sangue con 2 cerotti. Fatto questo, mando il collega a cercare parcheggio per il furgone, rimasto in mezzo alla strada con le 4 frecce accese. Nel frattempo, senza il dito indice della mano sinistra, riesco a suonare appena in tempo la marcia nuziale per l'ingresso della sposa e nessuno si accorge del mio disagio, visto il mio sorriso stampato sul viso. Passano 15 minuti e il dolore dal dito arriva a tutta la mano, ma soprattutto il collega non sta tornando. Durante un momento di pausa musicale riesco a mandare un messaggio chiedendogli dove fosse finito. E proprio in quel momento lo vedo rientrare da una porta laterale della chiesa. Purtroppo ha dovuto parcheggiare lontanissimo. Finita la cerimonia, senza altri intoppi, rimando il collega a prendere il furgone
visto comunque che non sapevo dove era parcheggiato. E io, con l'aiuto del responsabile della chiesa, vista la mia mano dolorante, riesco a smontare la strumentazione musicale. Passati 10 minuti, il collega non è ancora tornato. Lo chiamo per sapere dove si trovasse, visto che dovevamo arrivare alla villa dove si sarebbe svolta la festa prima di sposi e invitati. Avvenimento paradossale. Un autobus si è incastrato, per colpa di una vettura parcheggiata male, nella via della chiesa e il collega con il furgone non riesce a passare per facilitare il carico degli strumenti. Altro potenziale ritardo creato da una situazione paradossale. Mi faccio mandare la posizione tramite WhatsApp e mi avvio sotto una pioggerellina fastidiosa verso il collega che è rimasto imbottigliato nel traffico. Piano piano inizio a calmare i pensieri e nonostante la fatica del portare gli strumenti in spalla, il dolore del dito che non smetteva di sanguinare, essendo un doppio taglio sulle giunture, ricomincio a uscire dal loop dei pensieri negativi che mi stavano attanagliando da troppe ore. Adesso basta. Mi sono ordinato di stare calmo e ho iniziato a fare una sezione di giornata. Il passato è passato, da adesso in poi tutto andrà per il meglio. Mi riapproprio della mia energia e dei miei pensieri. Riesco con un notevole sforzo a tornare al furgone, ma decisamente più calmo e rilassato. Neanche il tempo di salire che mi squilla il telefono. È mia sorella. Ciao, il tuo cane mi ha morso. Dovete sapere che ho un amico peloso, buono come il pane, e mia sorella era delegata, come è già successo centinaia di volte, di portarlo a fare una passeggiata durante la mia assenza. Impietrisco alle sue parole. Stupito di questo gesto così improbabile, gli chiedo la gravità della situazione e lei mi rassicura che fondamentalmente è solo un graffio. Purtroppo un colpo di fucile di qualche cacciatore, sparato in un momento sbagliato, ha fatto impaurire tantissimo il mio cagnolone, che ha provato a fuggire ribellandosi appunto a mia sorella. Rassicurato che nessuno si è fatto male, mi scuso e riattacco il telefono. Tempo 15 minuti dopo arriveranno i vigili urbani che riescono a sbloccare il traffico congestionato dall'autobus e finalmente possiamo andare alla villa dove si svolgerà l'evento. Posso solo dire che il tempo tra la chiesa e la villa è servito al mio rilassamento, dove passo passo ho rielaborato il passato fino al primo momento di rabbia del giorno prima. Ho perdonato il collega mentalmente per la sua mancanza di rispetto, promettendo a me stesso di non fare più lo sbaglio di richiamarlo a lavorare con me, vista la sua inaffidabilità. Piano piano ho ripreso la situazione in pugno. Sta andando tutto bene. La fretta mi ha fatto dimenticare di mettere guanti e senza guanti mi sono infortunato al dito. Ma grazie alla mia esperienza sono rimasto col sorriso sul volto nonostante la sofferenza e ho suonato degnamente anche con un dito dolorante. Minuto dopo minuto mi sono ripreso i miei pensieri positivi, convinto che da quel momento in poi il capitano della nave ero nuovamente io. Sono entrato in villa con passo sicuro, ho salutato gli invitati che erano arrivati prima di me, ho acceso l'impiantistica audio che avevo precedentemente montato e con un sorriso e una battuta d'allegria ho iniziato il mio lavoro di intrattenitore musicale. Tutta la festa è andata alla grande. A mente lucida, il giorno dopo ho rielaborato ancora meglio la giornata appena trascorsa. Non sono un ritardatario e in una giornata sono arrivato tardi 2 volte. Sono una persona attenta e per una distrazione banale mi sono affettato un dito nel momento più sbagliato della storia. Un autobus piegato in mezzo a una strada e un morso da un cane che non ha mai dato segni di nervosismo, soprattutto con una persona di famiglia. E tutto questo in una sola mattinata. Siete convinti che il pensiero non influisca sulla materia? Tutte casualità o tutte sincronicità dovute a pensieri sbagliati? In questi giorni lavorerò sul motivo per cui ho perso il controllo dei miei pensieri. Sicuramente la mia mente ha associato il problema causato dal mio collega ad un evento passato, creando così un automatismo dannoso. Sono molti anni che lavoro su me stesso. Ho attratto veramente tanti benefici, controllando e pulendo la mia mente, e in pochi istanti mi sono ritrovato al punto di partenza. Questa giornata mi ha insegnato veramente tantissimo. Mi ha fatto tornare alla mia vecchia vita, fatta di fretta, ansia, rabbia, dandomi così un forte segnale di come non voglio assolutamente più vedere il mio mondo. Vi racconto questa vicenda per 2 motivi. Il primo è il fatto che i pensieri non controllati, puntati alla rabbia,
creano giornate veramente spiacevoli. E il secondo motivo è quello che ogni persona può cambiare la propria storia in qualsiasi momento della propria vita. Basta essere consapevoli dei propri errori e farne tesoro per migliorare costantemente.